sante, regine, guerriere, recluse, escluse, protagoniste. La storia delle donne è stata a lungo raccontata attraverso lo sguardo e i pregiudizi delle epoche in cui gli storici e le storiche le hanno studiate e descritte. Per secoli il loro ruolo nelle vicende politiche, sociali ed economiche è stato relegato a un piano secondario. Oggi però si fa sempre più strada la consapevolezza del peso reale che le donne hanno avuto nella società in cui vivevano, sia come individui che come collettività. Quando si parla di Medioevo, le figure femminili non mancano: Matilde di Canossa, Giovanna d'Arco, le Sante Caterina, Chiara, varie regine e donne di corte che hanno intrecciato le sorti dell'Europa. Eppure questa puntata non si concentrerà su di loro, almeno non su tutte loro, ma sulle donne più comuni, sia nelle signorie che i vari comuni italiani, nei regni come quello di Napoli. Scenderemo quindi più in profondità, tra le pieghe della storia meno raccontata, per scoprire la vita di donne comuni, o forse non così comuni, che pur senza fondare regni hanno posto le basi di piccole e grandi rivoluzioni sociali ed economiche. Esploriamo insieme il Medioevo da una prospettiva diversa, quella delle donne che nell'ombra hanno lasciato il loro segno. Questo è l'episodio di Voci del Passato, il podcast di Story Tales, dove esploriamo i grandi eventi, i luoghi, i personaggi, i misteri della storia, raccontandoli con passione e accuratezza. Il ruolo della donna nel Medioevo italiano ci è sempre stato presentato come subordinato all'autorità del padre o del marito. Il pater familias, figura di riferimento a cui in realtà sottostavano anche altri uomini della stessa famiglia, come i figli. La società medievale era comunque rigidamente gerarchizzata e alle donne spettava spesso il compito ingrato di rimanere nell'ombra, merce di scambio nei matrimoni destinati a rafforzare alleanze, custodi della prole prive di libertà personale. Su questo tema si potrebbero aprire innumerevoli discussioni. Il significato stesso del matrimonio nel Medioevo, la subordinazione alla volontà familiare, che coinvolgeva non solo le donne ma anche gli uomini. La mancanza, insomma, di autonomia decisionale e individuale in una società in cui l'obiettivo principale era la salvezza, il potere, la perpetuazione della famiglia. Tuttavia, se confrontiamo la condizione maschile con quella femminile, è evidente che agli uomini erano concesse maggiori possibilità di autodeterminazione. Potevano infatti elevarsi socialmente grazie al lavoro nelle corporazioni e alle cariche politiche nei comuni e nei governi della penisola. Con intelligenza, ambizione e anche un pizzico di fortuna, un uomo di umili origini poteva scalare i ranghi sociali portando con sé la propria famiglia. In un'Italia e in un'Europa in cui lo Stato dipendeva fortemente dall'accesso alla politica, era inevitabile che gli uomini, cui la politica era riservata, avessero un ruolo centrale nella memoria collettiva e persino in quella familiare. Alle donne, escluse da questi meccanismi di prestigio, questo riconoscimento era spesso negato. Se confrontiamo la vita della donna media del Medioevo, vediamo come fosse per lo più confinata tra le mura domestiche o al massimo nel ristretto spazio del rione, della contrada, del quartiere e della parrocchia. Un ambiente limitato e ben poco pubblico in cui la donna veniva protetta, o meglio controllata, per tenerla a riparo da chissà quale tentazione. Anche quando riusciva a ottenere una posizione di rilievo, ciò avveniva quasi sempre per concessione, come moglie o madre di un uomo influente. Le rare eccezioni spiccano proprio perché tali. Una delle poche circostanze in cui una donna godeva di maggiore libertà era la vedovanza, una condizione molto diffusa a causa della forte disparità d'età tra i coniugi. Mentre le ragazze venivano date in sposa giovanissime, spesso tra i 12 e i 14 anni, gli uomini si sposavano intorno ai 30 o più. Se la vedova poteva contare sul beneplacito del figlio primogenito, qualora esistente, era concesso di continuare a vivere nella casa del marito e di amministrare eventuali beni ricevuti tramite donazione testamentaria o come restituzione della dote. Un altro spazio di relativa indipendenza, sorprendentemente, era quello religioso. Pur essendo escluse dalle più alte cariche ecclesiastiche, ovvero i cardinali, i vescovi e così via, le donne che prendevano i voti, e in particolare le badesse, potevano gestire proprietà e beni di notevole valore, esercitando un potere amministrativo non indifferente. Questa è in sintesi una panoramica generale della condizione femminile del Medioevo, che naturalmente andrebbe approfondita tenendo conto delle specificità geografiche e dei diversi contesti storici. È impossibile, insomma, coprire tutto, perciò oggi ci concentreremo su un aspetto meno conosciuto, il ruolo delle donne nell'economia quotidiana, nei piccoli e medi commerci della penisola medievale. Vorrei iniziare con le parole potenti e mai quanto vere di una contemporanea. Le donne sono atte a far bene ogni cosa, contro l'opinione di alcuni uomini che sanno fatte le leggi al loro modo. Così scriveva Giulia Gonzaga, contessa di Fondi, nel 1565, in una lettera a Raniero Ranieri. Una verità semplice eppure rivoluzionaria, perché il mondo in cui le donne hanno vissuto e vivono ancora oggi è un mondo costruito dagli uomini per gli uomini, un sistema che le ha sempre volute al margine, limitate dalle leggi ufficiali e imprigionate nelle parole di letterati e cortigiani che ne dipingevano l'immagine ideale, donne gentili, docili, umili, fedeli al marito, alla famiglia, ai dettami della società. Ma è andata davvero così?
Ovviamente no. Al di là delle narrazioni ufficiali, la realtà quotidiana raccontava una storia ben diversa. In molti casi le donne godevano di maggiori libertà di quanto le fonti di governo e le opere letterarie ci lasciano intendere. Qui si apre un tema universale, il divario tra la norma imposta e la vita vissuta, una discrepanza che, se pensiamo bene, esiste ancora oggi. Entriamo nel dettaglio. A differenza di altri contesti europei, in Italia le donne erano escluse dalle corporazioni di mestiere, ovvero quelle associazioni nate per tutelare artigiani e mercanti, regolando la loro attività. La maggior parte di queste corporazioni non solo escludeva stranieri e minoranze, ma anche le donne, come confermano alcuni gli statuti rimasti. Eppure la realtà era più sfumata. Le donne, dal canto loro, non sembravano avere alcun interesse a entrare nelle corporazioni, anzi, sembra che le evitassero. E questo per un motivo molto pratico. Restare fuori garantiva loro la maggiore libertà di commercio, ovvero nell'esercizio della professione e nell'evitare i costosi contributi richiesti da queste arti. Questo lavoro, al di fuori delle regole, divenne un problema per le stesse corporazioni, che nel XV e nel XVI secolo, nell'ambito di un più ampio sforzo per contrastare il lavoro sommerso, iniziarono a richiedere la registrazione delle donne. L'obiettivo era controllarne l'attività, regolamentarne il ruolo e gestirne le conseguenze, ma il loro contributo divenne talmente rilevante, le corporazioni finirono per riconoscerne l'importanza, tanto da concedere loro diritti fondamentali, solitamente riservati agli uomini, tra tutti la partecipazione di altri membri alla cerimonia funebre. Un rapporto dunque complesso e in continua evoluzione, che si risolse spesso in una forma di tolleranza reciproca. Per nostra fortuna, numerosi atti notarili dell'epoca ci offrono testimonianze preziose di donne coinvolte attivamente in contratti economici, spesso come investitrici grazie ai propri beni, soprattutto quelli derivanti dalla dote. A questo proposito vale la pena aprire una breve parentesi. Nel Medioevo italiano la dote era un elemento fondamentale del matrimonio. Si trattava di una somma di denaro o beni forniti alla futura sposa dal padre o da altri familiari. La sua entità determinava in larga parte il valore sociale della donna nel mercato matrimoniale, ovvero più alta era la dote e più la sposa era considerata desiderabile. Questi beni venivano consegnati al marito, che ne aveva la gestione durante il matrimonio, offrendo in cambio alcune delle sue proprietà come garanzia. Tuttavia, in caso di vedovanza, la dote tornava alla moglie. Questo era il meccanismo generale, ma ciò che spesso si sottovaluta è che durante il matrimonio molte donne utilizzavano la propria dote per finanziare attività economiche o acquistare proprietà. Naturalmente ciò avveniva con il consenso del marito, ma resta il fatto che la donna amministrava consapevolmente i suoi beni, valutando le opportunità più redditizie e prendendo decisioni finanziarie. Con l'aumento del valore delle doti a partire dal XV secolo, crebbe anche le possibilità economiche che si tradusse in una maggiore libertà di azione. Non è raro infatti trovare documenti ufficiali in cui le donne reclamavano il diritto di restituzione della propria dote, se questa non veniva loro riconsegnata dopo la morte del marito. Esistono persino attestazioni di separazione ante litteram in cui le autorità concedevano alle donne il permesso di allontanarsi a causa di incompatibilità di carattere o soprusi subiti. Accanto a queste situazioni, però, troviamo anche testimonianze di matrimoni sereni, caratterizzati da una fiducia reciproca tra moglie e marito, nonostante la significativa differenza di età. Questa fiducia si estendeva spesso anche negli affari, che venivano gestiti insieme, e quando il marito veniva a mancare, la donna ne ereditava la gestione, amministrando l'attività da sola o con l'aiuto dei figli. In molti casi, dunque, le donne non erano semplici figure di supporto, ma vere e proprie protagoniste dell'economia familiare, capaci di garantire la continuità del patrimonio e delle imprese. Insomma, da nord a sud il lavoro delle donne comuni è ampiamente documentato. Gestivano botteghe, lavoravano nei cantieri edili, nelle case delle ricche famiglie, nei mercati, nelle campagne, nei monasteri, nei porti, in ospedali, alberghi, amministravano banche, il mercato immobiliare, le proprietà agricole e produttive, praticavano attività di credito e di pegno. La loro fortuna economica non solo garantiva stabilità alla famiglia, ma conferiva loro anche un ruolo di maggiore rilievo all'interno della società. Non è un caso, infatti, che molti di loro partecipassero attivamente a negoziazioni matrimoniali, a pratiche testamentarie ed altre questioni patrimoniali, assumendo funzioni tipicamente maschili. In alcuni casi queste donne agivano come vere e proprie paterfamilias, non troppo distanti dall'ideale della mezza maschia, una figura elogiata addirittura da San Bernardino da Siena come modello positivo di una buona vedova che amministra il benessere della sua famiglia. La grande vivacità del mercato le spingeva oltre i confini dell'ambiente domestico e del quartiere, e molte città italiane riuscivano ad ampliare le proprie reti commerciali, talvolta arrivando a inserirsi nel mercato internazionale europeo come soggetti attivi e non semplici figure passive. Insomma, se è vero che la società medievale restava fortemente patriarcale e misogina, è altrettanto vero che le donne non erano sempre relegate nell'ombra.
Tra le molte figure affascinanti spiccano le mercantesse di Venezia, attestate dalle fonti almeno dal XIV secolo, come vere protagoniste del mercato e degli investimenti dell'arte del battiloro, ovvero la produzione di fogli e filati d'oro e d'argento, e dell'arte della seta, settori in cui la presenza femminile è già molto forte in tutta Europa. Curiosamente, il termine mercantessa o mercatrix non compare negli statuti ufficiali o nelle fonti di potere, ma lo troviamo negli atti notarili, dove queste donne si autodefiniscono come tali. Si parla in particolare di mercantesse pubbliche, ovvero donne con il diritto di comprare e vendere concesso formalmente dal marito. Tra le fonti emergono nomi di donne come Lucia, che vende Tanquam Mercatrix, Persine Bon, definita Mercatrix Aurifilari, e Pasqua Zantani, che si firma come pubblica Mercatrix. Alcune di loro, come Pasqua stessa, riuscirono persino a inserirsi nel mercato internazionale, come ho già detto, commerciando fino all'Europa centrale. Il loro ruolo non era ovviamente un unicum nel panorama europeo, come forse potete pensare, ma donne imprenditrici di tale calibro, pur senza la dominazione specifica di mercantesse, sono documentate in diverse parti sia della penisola che come il resto d'Europa, dove la loro presenza nei mercati e nelle corporazioni sembra essere più attestata o forse più studiata. Un fenomeno analogo, infatti, si scontra nel Nord Europa, dove esisteva la figura della femme sole, donne con diritti economici propri, autorizzate a operare autonomamente, soprattutto in ambito commerciale. L'accesso delle donne a dinamiche economiche di alto livello permise loro non solo di superare i confini dell'ambiente domestico, ma anche di intessere reti di contatti al di fuori del nucleo familiare. Entravano infatti in relazione con altre donne, sia imprenditrici che lavoratrici, così come con altri uomini con cui contrattavano le merci o cui diventavano socie alla pari. A Verona, ad esempio, si trovano numerose aziende societarie che prendono il nome delle donne finanziatrici, come la Società di Manufatti di Lana e Seta di Giustizia Micheli, Giacomo Amigoni e compagni, oppure quelle di Armerina Cossali e compagni. Di queste imprese le donne non erano semplici investitrici passive, ma svolgevano un ruolo attivo nella gestione, ovvero potevano controllare le fasi di produzione, la stessa contabilità. Insomma, che appartenessero al patriziato e ai gruppi sociali medio-bassi, queste donne gestivano autonomamente o in società aziende di diverse dimensioni e ricoprivano anche il ruolo di ufficiale di maestre d'arte in specifiche fasi della lavorazione. Questa centralità economica si rifletteva anche nella sfera familiare, dove il loro ruolo acquisiva sempre più importanza e in fondo non si discostava molto da ciò che avveniva per gli uomini. Il potere economico portava con sé prestigio e riconoscimento, indipendentemente dal genere. È importante sottolineare che questi ruoli economici non venivano ricoperti solo in sostituzione della figura maschile, ad esempio a seguito della morte del marito o di altre figure maschili. In molte situazioni le donne agivano come protagoniste economiche anche in presenza degli uomini e il loro ruolo veniva riconosciuto come fondamentale e necessario. L'intraprendenza economica e l'intelligenza gestionale delle donne medievali e rinascimentali è attestata ovviamente in contesti anche nobiliari, come nel caso emblematico di Caterina Sforza. Caterina era figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, e di Lucrezia Landrani. Fu poi moglie di Girolamo Riario, nipote di Papa Sisto IV. Caterina non fu solo una figura politica importante, ma si distinse anche per le sue passioni scientifiche e imprenditoriali. Divenuta signora di Imola e Forlì, fu particolarmente affascinata dall'erboristeria e dalla medicina, arrivando a condurre sperimentazioni personali in ambito medico e cosmetico, frutto del suo genio e della sua curiosità. I suoi esperimenti furono influenzati da scambi con numerosi medici, speziali e altre donne, portandola a scrivere un trattato intitolato Esperimenti, che conteneva ricette per trattare le malattie e migliorare la bellezza personale, tra cui una brillante intuizione, quella dell'uso del cloroformio come anestetico, molto prima che fosse utilizzato in ambito medico. Un altro esempio altrettanto emblematico è Lucrezia Borgia, la famosa figlia di Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI. Dopo il suo matrimonio con Alfonso d'Este, duca di Ferrara, Lucrezia si dedicò attivamente ad attività economiche, pur affrontando una situazione personale complessa, investì saggiamente in opere di bonifica della zona del Ferrarese, un'area che divenne centrale per l'allevamento e la produzione agricola. Il suo investimento incluse anche la costruzione di un palazzo commerciale a Ferrara, un'opera che ne riflette la visione economica e anche la capacità di generare ricchezza. Interessante notare che il sangue imprenditoriale di Lucrezia probabilmente proveniva dalla madre, Vannozza Cattani, una donna di grande intraprendenza. Amante di Papa Alessandro VI, fu in realtà una proficua imprenditrice, in particolare nella gestione di strutture alberghiere a Roma, in un periodo in cui potete immaginare ostelli, alberghi, osterie erano attività molto redditizie nella città sacra. Roma, infatti, era un centro di continuo passaggio di pellegrini, ambasciatori, mercanti, uomini di curia e quindi rappresentava un ambiente perfetto per investimenti immobiliari legati all'accoglienza.
Le figure femminili nel mondo del lavoro medievale e rinascimentale sono quindi estremamente variegate e anche sorprendenti, come testimoniano le numerose fonti storiche che ci hanno lasciato tracce della loro attività, ma anche per la loro intraprendenza, la capacità di gestire imprese e attività che potrebbero sembrare strane alle donne dell'epoca. Si pensa al settore della stampa, in cui alcune donne riuscirono a firmare alcune pubblicazioni come editrici, come la greca Anna Notaras, una nobildonna greca e vedova di un editore milanese. Oppure a Venezia, dove Paola de Messina, moglie di ben tre tipografi veneziani, firmò alcune pubblicazioni. Nel campo dell'arte, inoltre, le donne non solo si facevano valere come mecenate, ma anche come artiste e artigiane di grande talento. L'esempio più importante è quello di Properzia De Rossi, una scultrice bolognese che si specializzò nella creazione di bassorilievi per la Basilica di San Petronio a Bologna, fortunatamente ancora visibili, ma anche come maestra nella realizzazione di miniature intagliate in noccioli, un'arte molto particolare e ricercata che richiedeva una grande abilità manuale, ma anche una straordinaria pazienza. Properzia, oltre ad essere una delle prime scultrici riconosciute dal Rinascimento, riuscì a guadagnarsi un posto di prestigio in un campo prevalentemente maschile. Forse a questo punto vi starete chiedendo cosa succede alle donne ancora più comuni e umili? Beh, la storia è forse in parte meno grata, soprattutto per le aree di campagna. Il ruolo delle donne comuni o umili, soprattutto nelle aree rurali o nelle famiglie di bassa estrazione sociale, è una storia più complessa e sicuramente meno documentata rispetto a quella delle donne dell'alta classe o delle imprenditrici della media-bassa società. Tuttavia, come in ogni epoca, anche per queste donne la vita lavorativa era strettamente legata alla necessità di contribuire al sostentamento della famiglia. Nonostante la loro presenza nel mercato del lavoro, però le donne delle classi inferiori erano fortemente limitate dalla mancanza di una dote o di proprietà, che quindi limitava di molto la loro mobilità sociale. Però, nonostante queste difficoltà, è importante sottolineare che lavorando nei campi, nelle case delle famiglie più ricche, come balie, le donne non venivano pagate meno rispetto ai uomini, ma piuttosto in relazione alla capacità lavorativa. Le fonti storiche attestano infatti che in molti casi le donne erano pagate lo stesso degli uomini se svolgevano un lavoro adeguato. Anzi, in alcune circostanze le donne potevano anche guadagnare di più se erano in grado di svolgere i particolari compiti richiesti dalle esigenze del mercato del lavoro. Questo fa pensare che almeno in alcuni casi il divario salariale tra i sessi non fosse così ampio come spesso si immagina, e dipendesse essenzialmente dalla qualità del lavoro piuttosto che dal genere. Nonostante ciò, non tutte le donne vivevano le stesse difficoltà in tutte le regioni in Italia e sarebbe riduttivo generalizzare. Ogni contesto economico e sociale infatti aveva peculiarità che influivano sulle condizioni di vita e di lavoro sia degli uomini che delle donne. Le fonti storiche evidenziano diverse realtà locali in cui le donne potevano trovare più o meno opportunità di lavorare in autonomia o di sostenere la propria famiglia in funzione delle dinamiche economiche e delle politiche locali. L'età medievale, nonostante la rigidità delle strutture patriarcali, riconosceva e valorizzava il lavoro delle donne, come anche evidenziato da numerose testimonianze pittoriche e storiche che raffigurano appunto le donne nei vari ruoli professionali, dall'edilizia alla vendita del mercato, passando per il lavoro dei campi. Queste rappresentazioni non lasciano dubbi sul fatto che le donne fossero pienamente integrate nel tessuto produttivo e sociale, ed è significativo notare che nonostante il lavoro di molte di queste donne fosse tradizionalmente associato a compiti considerati domestici, queste attività erano fondamentali per il funzionamento delle città stessa. Le manifatture tessili in particolare, pur essendo spesso competenza di donne, erano di grande importanza economica per le città. Questo ruolo centrale nella produzione e nel commercio di tessuti destinati alla corte, alla nobiltà, alle classi borghesi, conferiva alle donne un ruolo strategico. Insomma, concludiamo. La storia delle donne è una narrazione complessa e sfaccettata che si cela nei meandri delle fonti più oscure e apparentemente marginali, tra le righe degli atti che spesso sembrano raccontare altro, ma che svelano la forza e l'influenza femminile, per lo più invisibili. Ci auguriamo, insomma, che questo breve ma intenso viaggio vi abbia fatto compagnia. In futuro vorremmo approfondire altri aspetti e raccontarvi di più sulla vita di alcune donne medievali. Oggi, però, ci sembrava importante cominciare con quelle donne che, pur non essendo sempre celebrate dalle fonti, ci offrono uno spunto per vedere il Medioevo sotto una luce diversa, più autentica forse, con l'intento di rendere giustizia a tante donne che nel loro anonimato hanno contribuito silenziosamente all'economia e alla prosperità del Medioevo italiano. Con questo si conclude l'episodio di oggi di Voci dal passato, il podcast di History Tales. Torniamo al nostro presente e se ci seguite su Spotify lasciateci 5 stelle. Il vostro supporto fa la differenza. E se ci ascoltate su YouTube ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi episodi. Alla prossima!